Eccolo qui, arrivato adesso dalla Cina. Mi fa un po' paura, ha fatto il giro di mezzo mondo e anche di più. Andiamo ad aprirlo. Soliti gadget, un cavo che non userò mai, e la chitarra. Andiamo a svelarla. Groot, io sono Groot ed eccola qui, la vedete? Veramente carina. Ciao, nel video di oggi volevo farvi partecipi della mia nuova collaborazione con Henry Guitar e avrei dovuto farvi vedere una delle loro nuove chitarre, la Destiny 2. Purtroppo è arrivata qualche giorno fa, ma aveva un difetto. Sono cose che possono accadere, ovviamente. Aveva una vite del manico che si era praticamente aveva un po' spanato il buco e il manico si muoveva. Sono cose che accadono. Sono stati veramente gentilissimi ed è già in viaggio una nuova chitarra e spero la settimana prossima o al massimo entro 10 giorni di farvele conoscere, anche se già ci sono molte recensioni in giro per YouTube. Henry's Guitar, quella che mi è arrivata, comunque, al di là del suo difetto, era veramente bella e non vedo l'ora di suonare quella che arriva al suo posto. Ma io non mi perdo d'animo. Questa è una Groot, una Groot. Sono chitarre che sono conosciute, soprattutto anche queste come la Musi o come le West Creek, sono discontinue, si trovano e non si trovano. Io questa l'ho presa su Amazon. Sono chitarre buonissime, hanno delle caratteristiche pazzesche ed un prezzo accessibilissimo. Allora, io avevo ordinato un altro modello, ma quelli della Groot molto gentilmente mi hanno scritto dicendo il modello era esaurito, avrei dovuto aspettare un paio di mesi per averlo di nuovo. Ho detto, se vuoi ti mandiamo in sostituzione questa chitarra. Io ho detto va bene, va benissimo, mi è subito piaciuta e dal vivo la vedete, insomma, è praticamente ancora più bella che in fotografia. Allora, questa chitarra ha delle caratteristiche ottime e poi finisco di parlare e la sentiamo al volo come suona. Il manico è in acero tostato, è un ottimo manico satinato, tasti in acciaio inossidabile, capotasto in osso o grafite. Adesso no, ve lo scrivo in sovraimpressione, credo in osso. E meccaniche normali. Ecco, una curiosità, me l'hanno mandata senza la scritta Groot e non capisco perché nella foto che mi avevano mandato c'era scritto Groot. Allora, o è un esemplare di pre-produzione oppure non lo so, si sono dimenticati di scriverci Groot, ma probabilmente queste chitarre hanno la stessa origine, come dicevo, della Musi o delle West Creek, sono fatte nella stessa fabbrica, hanno tutte questa paletta in comune e sono chitarre che ormai sono conosciute per essere delle chitarre con un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Dicevo, un humbucker e due single coil. Dopo vado ad aprirla e vediamo se sono alnico o ceramici. Un bel ponte molto buono, non perde l'accordatura, volume, tono e switch per il coil split. Ecco il truss rod alla base del manico, dicevo tasti in acciaio coi bordi arrotondati, pazzesca, insomma. Il corpo è in pioppo,
E altro da dire, non c'è il bending, vabbè, di plastica, ma quando l'ho vista ci sono rimasto perché ho detto, ma accidenti, è proprio una bella chitarra. E vediamo se suona quanto è bella. E comunque, se volete che continui a portarvi cose nuove, sempre interessanti, vi prego, se già non lo siete, di iscrivervi al mio canale. Molti guardano i miei video e non sono iscritti. E se cliccate la campanella resterete sempre aggiornati all'uscita di ogni nuovo video. Grazie mille. Andiamo subito a sentire un po' di suoni. Suoni molto distorti. Oggi è il compleanno di mio figlio e gli ho fatto un breve video con dei suoni molto distorti. Guardate e fategli gli auguri anche. Auguri! Ok, suoni distorti, parecchio distorti direi. Partiamo con il pick up al ponte, questo humbucker sui suoni distorti mi piace veramente molto. Bello potente, veramente bello. Lo split, lo split coil split con questi distorsori a palla, non so quanto si senta. Proviamo, adesso lo attivo, lo tolgo, non c'è un granché di differenza. Senza, attivo.
diciamo, attivandolo il suono diventa un po' più acuto, ma è questione proprio di sfumature, per cui non lo userò nemmeno sulle altre impostazioni con il pickup centrale. Andiamo adesso appunto alla seconda impostazione, humbucker più centrale. Differenza c'è con l'humbucker, sentite l'humbucker. Sì. Pickup centrale. Centrale e manico. E il suono al manico, che qui sì è differente dal suono dell'humbucker, ovviamente. Dopo li mettiamo a confronto. Sì, devo dire, niente affatto male, con la distorsione bella tosta, questa chitarra rende veramente bene. Proviamo velocemente anche come si comporta il tremolo. Si comporta molto bene, è un buon tremolo. Chiaramente se si esagera all'estremo la chitarra si scorda, ma ci sta insomma. Poi ricordo che è una chitarra che costa sui 250 euro, ha delle ottimissime caratteristiche, ma non si può pretendere il mondo. Ok, suoni puliti, appena un po' di riverbero, un plate, e andiamo a fare una carrellata su questi tre pick up. Partiamo dal pick up al manico. Un bel suono, un po' sulle basse, come deve essere un pick up al manico ovviamente. Mettiamolo in combinata con il pick up centrale. Sì, suono più nasale, come è un classico fra questi due pick up messi assieme. Il pick up centrale da solo. Mettiamo il pick up centrale e l'humbucker, dovrebbe uscire un suono alla Knopfler in teoria.
Mettiamoci il coil split. Diciamo coil split si sente non eccessivamente, però. Passiamo ora al pick up al ponte l'humbucker. Proviamo anche qui il single coil. Lo metto. Senza. Tono. Cap al manico. A posto come elettronica. Beh, i suoni puliti sono abbastanza classici da strato e super strat. I pick up ne parliamo dopo. Ecco, dopo sarebbe adesso. Ho visto i pick up, sono pick up ceramici, come era abbastanza logico aspettarsi. Non sono male, però soprattutto sui puliti li ho trovati come il punto debole di questa chitarra. Non sono pick up malvagi, vanno bene, ecco, soprattutto sui distorti avete sentito che rendono bene. Comunque questa chitarra, cambiando i pick up, mettendoci degli Alnico 5 o Alnico 2, 3, insomma Alnico 2 al ponte lo vedrei molto bene, ma il resto della chitarra è veramente eccezionale, una gran bella chitarra, insomma, a partire da questo manico satinato veramente ottimo, i tasti in acciaio, ha veramente delle caratteristiche da livello superiore. Ecco, le meccaniche tengono, il ponte, come avete sentito, non ha problemi. È una chitarra che, se riuscite a trovarla, come dicevo all'inizio, su Amazon o su Temu o su AliExpress, Alibaba, quello che è, insomma, si trovano le Groth, si possono ordinare anche direttamente sul sito della Groth, però c'è da pagare i dazi doganali perché è un'azienda cinese, ovviamente. Comunque andate pure alla caccia, vi metto qualche link. La chitarra che dovevo prendere io è ancora disponibile, se non sbaglio, su Amazon, vi metto il link. Se non c'è, vi scriveranno che non c'è, ma vi proporranno qualcos'altro e magari una chitarra come questa. Sono arrivato alla conclusione, e non ne ho assolutamente la certezza, ma penso che questa sia una chitarra destinata a West Creek, perché andando sul sito di West Creek si trova qualcosa di molto molto simile. Comunque vedremo, insomma, Groth, questa è comunque prodotta da Groth. Bene, spero che il video vi abbia interessato e ci vediamo molto presto al prossimo. Grazie e ciao!